guardalo. Mamma mia, questo grande è tutto malconcio. Poverino. No, quello grande fa da padrone. Buongiorno! Buongiorno, anche oggi sole ragazzi. Sole, che bellezza! Stanotte è stato un po' freddino, abbiamo toccato lo 0 Ieri sera sì, ieri sera, ma dentro Charlie stavamo come dei pascià. riscaldamento acceso ovviamente, però abbiamo dormito bene, sinceramente. Abbiamo dormito proprio qui, in questo parco, praticamente con silenzio. Non abbiamo visto cartelli di divieto di pernottamento, quindi abbiamo dormito. Anche Park Fortnite lo riportava come parcheggio giorno e notte. C'è stato un po' di scorribande stanotte sulla strada. Sì, perché questo, fate conto, è come il parco di Monza, c'è il circuito con tutte queste macchine che viaggiano a folli velocità. Poi ai georgiani gli piace di freno a mano, di sgommata, insomma sono avvezzi a queste pratiche. Sì. E quindi lì per lì un po' di confusione, un po' di cani, i soliti randagi purtroppo anche qui, che hanno abbaiato un po' in merito a questa confusione, però poi dopo c'è stato silenzio tutta la notte e abbiamo dormito bene. Stamane gli abbiamo dato anche da mangiare, intanto ne arriva un altro. Sì. Come vedete Ciao, Madonna, ci vengono a salutare. Come Sì. sei? Come sei? Sei un po' sporchino, eh? Madonna, come sono sporchi. Ce ne sono veramente tanti. Purtroppo. Allora, ci troviamo in un luogo magico, direi, almeno per i miei gusti. Questa zona della Georgia è molto molto famosa per le sue acque termali. Ci troviamo nella località, ci vogliamo lanciare la pronuncia? Io non ce la posso fare, ve lo dico. Perché è un posto molto difficile da pronunciare. Ci provo. Scaltubo dovrebbe essere, ovvero TZ eccetera. Comunque ve lo Scaltubo, mettiamo qui sopra scritto. che di fatto è la periferia, perché ci sono circa 10 km, della città di Kutaisi, che è una città piuttosto grande e importante. Il sottosuolo è ricco di acque termali con molte proprietà curative. Tutte queste risorse così importanti e curative, come vi dicevo, non sono passate inosservate. Sono stati costruiti tanti stabilimenti termali dal governo sovietico, perché tutta questa zona, come vi abbiamo accennato, era sotto la Russia, sotto il governo sovietico. Quindi intorno, diciamo, ai primi anni del Novecento questa zona ha avuto un'espansione incredibile. Era proprio un boom economico, per cui venivano con i treni da tutte le città della Russia. Per curarsi ovviamente, perché magari le persone erano affette da patologie, il medico faceva la prescrizione, un po' come funzionava anche da noi magari qualche anno fa, no? Si andava dal medico, ci si faceva prescrivere delle cure, delle inalazioni eccetera eccetera. Con questa prescrizione potevano venire qua i pazienti, curarsi gratuitamente. E pensate un po', sono stati costruiti ben 19 stabilimenti con vari hotel e altre strutture annesse, quindi è diventata praticamente una sorta di cittadella termale. Molti di questi stabilimenti sono andati praticamente distrutti perché sono stati abbandonati. Pensate che durante le ultime guerre che ci sono state, soprattutto quando si è separata questa zona dalla Russia, dall'antica Unione Sovietica, ci sono stati poi degli abbandoni di tutta la zona, e molti palazzi sono stati svaligiati per poter permettere alla popolazione locale anche semplicemente di riscaldarsi, perché non c'era nulla a quei tempi, mentre molti degli stabilimenti abbandonati sono poi diventati dei luoghi dove accogliere anche i rifugiati delle regioni qui vicine, in seguito sempre alle famose guerre che ci sono stati negli ultimi decenni. Ora noi proviamo ad entrare qua dentro e vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Esatto, questo, come abbiamo appena detto, è ancora in funzione, quindi non sappiamo se ci fanno dare un'occhiata. Volevamo riprendere qualche sala, qualche cosa. Vediamo un attimino se è possibile entrare.
siamo in sala operatoria. Allora abbiamo chiesto alla reception, siamo entrati, abbiamo chiesto se potevamo fare una visita e ci hanno detto che possiamo entrare. Sì, perché normalmente ricevono, come abbiamo detto, le persone per i bagni, quindi questa è tutta ristrutturata, quindi quello che vedete diciamo è piuttosto moderno, però insomma diciamo al momento sembra bello. Percorriamo questo corridoio. Qui per esempio abbiamo tante vasche idromassaggio per fare tutti i trattamenti. Ora è vuota. Sono tutte uguali. Sono tutte uguali. Ma noi percorriamo questo buio, diciamo, corridoio perché vogliamo andare a scoprire un luogo molto particolare. Qui già cambia tutto. Qui cambia già tutto. Penso di essere nel posto giusto. Sì, perché questa, come già si vede da questo ingresso, è l'ala vecchia che non è stata ristrutturata. In questa sala che ci apprestiamo ad entrare c'è una chicca, diciamo. Hanno conservato, non abbiamo capito come mai non l'hanno restaurata, perché di fatto non è restaurata, hanno conservato una vasca idromassaggio vuota al momento, con un mosaico bellissimo, ma non è una vasca qualsiasi, è la vasca che conteneva, pensate un po', Stalin, perché sì, proprio Stalin veniva qua a farsi, diciamo, le cure, come si dice, a passare le acque, almeno si usa dire così. Noi siamo toscanacci, abbiamo i nostri termini. No, ma credo che si dica anche, non lo so, nel senso comunque avete capito, veniva a curarsi, soffriva di una malattia. Aveva un problema alle gambe di esatto. Circolazione, quindi quest'acqua era molto curativa. Esatto, perché di fatto abbiamo letto le proprietà, fa bene sia a livello interno, diciamo, ma anche per la pelle, per i dolori, eccetera, eccetera. Quindi il medico gli prescrisse queste terme e lui venne, e questa, diciamo, stanza, questa vasca era dedicata solo a lui. Era la sua piscina privata. Entriamo Buona dentro. visione. Questa, ragazzi, è la famosa piscina di Stalin. Abbiamo tutti questi mosaici, quindi ce la immaginiamo con l'acqua calda e lui che entrava dentro e si faceva la cura termale. Esatto, certo che per una persona sola gli avevano fatto una vasca sufficiente, guarda là, è grande. Sì, è piccolina se uno pensa alle vasche, quelle classiche, però per una persona effettivamente è gigantesca. Qui abbiamo tutto il soffitto, tutte queste mattonelle con questi mosaici e la vasca. Qui abbiamo un'altra vasca, anche questa abbandonata, come potete vedere. Quindi ora a questo punto proseguiamo. Qui vedete tutta l'ala abbandonata, come si presenta. Un po' come i vari edifici che abbiamo qui intorno. Anche venendo ieri con Charlie abbiamo incrociato diversi edifici abbandonati. Qui intanto vedete tutti i segni in terra dei vari burnout che vengono fatti dai giovani piloti di Formula 1 georgiani. Mannaggia, ragazzi, l'altro giorno eravamo nella cittadina, ti ricordi? Sì. Proprio in pieno centro, non abbiamo fatto il tempo a riprenderlo perché stavamo andando a comprare il pane. Un pazzo scatenato si è messo a fare i cerchi sgommando in mezzo alla piazza principale con una macchina sportiva e ha lasciato tutte le sgommate, ma proprio in mezzo alla piazza. In pieno giorno, Pieno giorno. Pieno di gente, incuranti, esatto, di tutto e di tutti. Chi andava, ragazzi a scuola, gente a fare la spesa, cioè roba da pazzi. Polizia in questo senso la vediamo passare, ma questo tipo di controlli probabilmente non le fa, non lo so. E si spiega anche il fatto che una macchina su 10 sia priva dei paraurti sì, frontali, ma è pieno, è una cosa impressionante. Sono tutte acciaccate e anche se hanno il paraurti comunque hanno graffi, botte, ammaccature, di tutto di più. Vabbè. Mentre parliamo
come potete vedere stiamo passeggiando in questo parco gigantesco che praticamente è il parco principale di tutta la città. È un parco con alberi maestosi, un bellissimo verde, si sentono gli uccellini, quindi è molto rilassante. E era stato ovviamente strutturato e studiato proprio per faceva parte, diciamo, degli stabilimenti che poi vengono chiamati sanatori, infatti il nome proprio sono sanatori, ognuno di questi ha un nome diverso, e quindi chi veniva qua a fare le cure, diciamo, poi aveva tempo dopo di passeggiare, di rilassarsi, di sorseggiare l'acqua, di socializzare. Quindi era una bellissima zona, purtroppo è in completo degrado. Ora andiamo a visitare Bad Haus numero 8, che è un altro sanatorium e è qui davanti a noi. A fianco a quello che abbiamo appena visto che è in funzione. Questo ovviamente è degradatissimo. Facile da raggiungere perché si trova qui nel parco e ve lo mostriamo subito. Eccoci qua, questo è l'ingresso, c'è questa scala. Sì. Ed eccolo qua. Guardate che meraviglia. Qui l'architettura sovietica si vede prorompente in tutta la sua massima espressione. Qui abbiamo un vecchio sanatorium tutto abbandonato, ma vediamo la gente che esce dal portone e anche i panni stesi fuori, quindi questo ci dà l'idea di essere abitato. Metallurgic, ok? Metallurgic. Un po' di fango c'è. Attenzione. Qui è ancora peggio. Attenzione, Ok, perfetto. Это Медея. Medea? Медея. Medea? Металлурги. E metallurgi. Медея, вот это. Вам это? Ah, Madlova. Madrova. Madlova. Madrova. Thank you. Thank you. Аяка. Медея. Металлурги АИС. Ok. Ok, Madlova. Madrova. Bye bye. La signora gentilissima Troppo ci ha carina. fatto vedere la strada per vedere questi due Sanatori. sanatori che sono i più famosi poi della zona e ci ha regalato le caramelle. Carina la signora. La signora ci ha indicato di fare questo percorso e vediamo se riusciamo a raggiungere questo sanatorium. Meno male c'è il sole. Abbiamo anche la nostra guida, il nostro amico Pelosetto che ci fa da guida. Davanti ci sta malissimo. English.
Italia? Buonasera. Buonasera. Abbiamo provato a entrare in questo palazzo, ma ovviamente qui ci abitano questi sfollati della guerra. Non è una situazione molto facile, c'è anche da capire il loro stato d'animo. Quando viene qualche turista, chiamiamolo, diciamo turista, che vengono a vedere questi posti, loro ci provano anche a chiederti dei soldi. Sì, esatto, la signora ci ha fatto capire, per quanto si possa capire nell'altra lingua, che è 32 anni che vive qui e ha fatto così il gesto del calcio, come dire, gli hanno dato un calcio al proprio paese E che si sono rifugiati qui, sì. Quindi era un po' amareggiata così. Quindi non vogliamo calcare la mano. Sì, insomma, Andiamo a vedere quest'altro sanatorio. non era il caso. Sì. Ci vuole anche una certa sensibilità con queste persone, perché Sono luoghi abbandonati con un Sì. fascino indiscutibile, però bisogna anche capire che dentro ci vivono dei rifugiati sì, con una storia dolorosa, con insomma. una storia dolorosa, insomma non è bello invadere la loro privacy. Sì, non è sempre da tenere la GoPro accesa o entrare ovunque, ecco. Anche questo sanatorio è molto molto suggestivo, Sì. bisogna stare attenti quando si entra perché ci sono molte stanze pericolose, pericolanti anche, soprattutto perché mancano i parapetti, i Pavimenti un po' pavimenti, ci sono anche consumati. dei fori, dei buchi nei pavimenti. Eh sì, dispiace vedere tutto questo stato d'abbandono, perché sono veramente delle meraviglie e ci immaginiamo come doveva essere l'atmosfera del tempo, insomma, ecco. Si tratta più o meno del 1950, intorno agli anni 50, quando c'era, diciamo, qui il fiore dei clienti, e erano tutti questi sanatori in attività. Ricordiamo, sono 19 edifici fra sanatori e pensioni, tutte quante abbandonate tranne quella che abbiamo visto stamani, la numero 6, Quella è funzionante. la BAT 6. Pensate, negli anni 50 qui c'era un flusso di persone, si parla di 125.000 persone ogni anno che venivano a visitare e a beneficiare di queste acque termali. Sempre per darvi dei numeri, dal 1993 alcuni di questi complessi sono stati adibiti per ospitare una parte dei circa 9.000 rifugiati in seguito al conflitto etnico con la regione dell'Abkhazia. E infatti abbiamo visto in tante di queste finestre i panni appesi fuori, e nel palazzo in cui volevamo entrare prima abbiamo trovato un po' queste vecchie signore che non gradivano gradivano, ecco, la presenza di estranei, perché alla fine è casa loro e noi rispettiamo certo. il loro volere. Siamo entrati in un altro sanatorio che si chiama Sanatorio Medea, che è veramente messo molto male, direi. Faccio vedere anche qui fuori. Ora vediamo un po' cosa riusciamo a vedere. Ovviamente tutto nella massima sicurezza, Certo, c'è tanta immondizia, perché il posto non è dei più molto fatiscente. molto fatiscente. Un po' inquietante, vedete, è tutto pericolante. Manca tutta la ringhiera del parapetto, però la scala comunque è solida.
Qui abbiamo questo bellissimo colonnato. Tanto che ai suoi tempi questo sanatorio doveva essere veramente uno spettacolo sfarzoso. Guardate il cortile interno, quante camere, abitazioni, sale massaggio, immaginiamo, no? Poi con un bellissimo cortile sicuramente alberato, tante scale, quindi c'è stata proprio c'è stato proprio un lavoro di ricercatezza, tutte queste guglie, queste colonne lavorate, proprio di un certo livello, ecco. Lì vediamo tutta la scala esterna, Sì. lì addirittura un po' pericolante, quindi non è molto sicura. Però la parte più bella secondo me Sì, è questo. è questo colonnato qui sopra. Poi anche con questi colori, ci sono tutti i capitelli e questo soffitto che comunque si è ancora un po' conservato nonostante gli anni. È un vero peccato che tutto ciò sia caduto in degrado così. Da qui possiamo affacciarci sul parco. I bagni, le cure, come si rilassavano. Che roba sta scala, è incredibile, è inquietante. Guarda qua che condizioni. Qui ci sono ancora le tende alle finestre. Sì, sembra stata riabitata forse. Può darsi. Qui peccato perché era bellissimo questo posto. Ma qui si sbuca poi. Ci sono ancora dei mobili. Questa mi dà l'idea che sia stata abitata fino a poco fa. Ci sono ancora i mobili.
tutta la carta da apparati, le finestre, ci sono ancora i vetri interi. Vedi, lì c'era il foro per far passare lo scarico della stufa per il riscaldamento. C'è ancora il parquet quasi tutto intero, quasi Sì. tutto. Questi sono parchi quelli veri, di una volta, non quelli di plastica che fanno ora. Questo è vero legno. Qui si vedono anche i vari strati di petture differenti che sono state messe una sopra l'altra, comprese le carte d'apparati. Siamo di nuovo dentro Charlie, a sto giro in reparto cucina, perché è l'ora del pranzo. Sarebbe già passata l'ora del pranzo, Ecco, diciamo. e la fame è tanta, e oggi facciamo un tipico piatto georgiano, Molto tipico. molto tipico, Li abbiamo trovati al supermercato. è scritto chiaramente. Come chiaramente infatti potete vedere, si tratta dei khinkali, che sono dei ravioloni ripieni con carne macinata, soprattutto pollo o manzo, insomma dipende dalla ricetta. Sappiamo che c'è una ricetta tipica storica, questi del supermercato non sappiamo quanto la rispettino, però volevamo provarli e intanto l'abbiamo fatti qui dentro Charlie. La pentola è piccola purtroppo, ma abbiamo solo questa. Vedi, le devo girare perché La si tecnica attacca. di girarli. No, speriamo che non si rompano. All'interno dovrebbero avere un sughetto, tutto il ripieno, Esatto. bisogna stare attenti appunto a non romperli. Ecco. E siccome questo fa un po' di rottura, quindi c'è una crepa, speriamo. Quindi devono cuocere 7-8 minuti. Sì. 7-8 minuti. Questi sono surgelati, quindi magari per prenderli freschi ci vuole un po' di più. Noi le condiamo con una spruzzata di olio d'oliva, ovviamente, E un po' di pepe. e un po' di pepe macinato sopra. Come vedete sono pronti. I khinkali georgiani. Io ci ho messo anche un po' di formaggio, così, giusto per non farsi mancare nulla. Il ghiottone. Questi khinkali, praticamente la popolazione locale, abbiamo letto, che le mangia spesso, ripetutamente, e è uso, diciamo, prenderli dal bordo superiore, dal tuppo, come direbbero in Sicilia, morderli, quindi senza usare le posate, morderli e succhiare via il brodino che si forma dentro, perché ripeto c'è un macinato, quindi si forma questo sughetto, succhiarlo e poi si mangia il resto sempre a morsi. La popolazione locale, abbiamo letto, che conserva la parte superiore, quindi lascia, diciamo, la parte più spessa della pasta come cimelio nel piatto per vedere chi ne ha mangiati di più. Ma noi ne mangeremo tanti e senza lasciare alcuna traccia. Non avevo dubbi. Lo sapevo, Fede. Che fai? mangia Lasci di la tutto. parte migliore, è come la crosta della pizza, no? Allora Buon assaggiamo. appetito con i khinkali. Andiamo all'assaggio. Un sughino. Buono. Infatti fa tutto Fa tutto il sughetto. il sugo dentro. Leggermente piccanti sono. C'è la carne di manzo, abbiamo letto qui in questa confezione. Buoni davvero. Ovviamente per qualche georgiano o georgiana che ci seguisse, sappiamo che il prodotto congelato non potrà mai essere buono come quello che fanno le signore o le persone in casa, insomma, ecco. Ma questo è il primo che abbiamo trovato. Magari poi faremo il bis, il tris. Ma è arrivato ora il piccante, ma leggero, eh? Buon Buoni, buon appetito. appetito.